Ciao, Ciao Simo, ciao a ciao, tutti. ciao Ciao, Gianlu. ciao. Stavamo parlando Ciao. di Pioli. Ho visto oggi Sì, hai ho scritto. immaginato. Ho visto che hai scritto qualche riga su di lui oggi. Ti chiedo Sì, in pratica di riprenderla e di ampliarla, nel senso, qual è lo stato dell'arte in questo momento? da quanto mi risulta una decisione non è stata ancora presa in merito, verrà presa alla fine di aprile all'incirca, probabilmente, anzi sicuramente, tenendo in considerazione quello che accadrà a livello di risultati del Milan in questo mese. Penso che sia un mese abbastanza decisivo, non è che ci voglia uno scienziato per capirlo, non soltanto per il doppio confronto con la Roma, quanto piuttosto per il doppio confronto di campionato contro le due rivali storiche, principalmente direi l'Inter più che la Juve, non perché ci sia qualcosa in più a livello di rivalità, ma semplicemente per il background dell'ultimo anno negli scontri diretti, perché l'Inter potrebbe in quel giorno vincere lo scudetto e questo, al di là delle smentite, secondo me interessa poco a tutti. Secondo quanto mi risulta è un aspetto rilevante, che sarà molto rilevante. Ti posso dire che da quello che so sicuramente Furlani sarebbe molto orientato alla riconferma di Pioli, per cui se la decisione dovesse dipendere soltanto da lui, con Pioli che elimina la Roma, va avanti in Europa League e vince il derby, comunque fa delle belle figure in quelle partite, arrivando secondo in campionato, se dipendesse soltanto da Furlani, da quello che so io, ci sarebbe l'orientamento a proseguire con Pioli, magari con un rinnovo di contratto. Il discorso è: dipenderà soltanto da Furlani? Qualche dubbio ce l'ho, perché comunque abbiamo capito che la figura di Ibrahimovic è molto importante, no, all'interno del Milan, stando a quello che ha detto la persona più rilevante che ci sia, ovvero il suo proprietario. Ha detto che Ibrahimovic sono i suoi occhi su Milano, è una continuazione di se stesso, delle sue percezioni, delle sue volontà e viceversa, e quindi probabile ipotizzare, o perlomeno realistico ipotizzare, che abbia un peso specifico importante all'interno delle decisioni che vengono prese al Milan. Quindi secondo me è plausibile ipotizzare che la decisione non dipenderà soltanto da Furlani. E, diciamo così, quantomeno Ibra l'ha congelata ancora. No, io non ti dico che l'ha congelata, perché da Mm. quanto mi risulta la decisione verrà presa a fine aprile, per cui non è che Furlani abbia deciso ok, rinnoviamo, e Ibra ha detto senti no, congeliamo fino a fine aprile. Cioè è un discorso, la decisione viene presa di concerto con tutte le parti in causa, da quello che ho capito. Sicuramente, da quanto mi risulta perlomeno, in questo momento Furlani vedrebbe, cioè nel senso è soddisfatto di quanto sta vedendo a livello di risposte dal Milan nel corso di questo nuovo anno, nel 2024, perché se da un lato è vero che il 2023 è finito male, dall'altro è altrettanto vero che il 2024 è iniziato bene per quelli che erano gli obiettivi del Milan, nel senso che si pensava che arrivasse terzo ed è largamente secondo. Se l'Inter probabilmente non avesse fatto il campionato che ha fatto, che oggettivamente è ingiocabile per tutti, no? Cioè, è difficile, è quasi impossibile ipotizzare che una squadra faccia questo numero di punti, questo numero di risultati, sarebbe realisticamente in lotta per lo scudetto, vedendo anche, raffrontando, sicuramente lì siete più bravi voi di me, avete maggiore memoria storica, però se voi raffrontate l'anno in cui il Milan lo ha vinto lo scudetto con questo, a livello di punti forse siamo là, no? Per cui Sì, più o il meno sì, cammino sì, che sì. più o meno siamo là, per cui il cammino che sta facendo il Milan a livello di continuità di risultati, anche con avversari complicati come per esempio era la Fiorentina al Franchi, è soddisfacente per Furlani, e quindi lui da quello che so vedrebbe di buon occhio la possibilità di proseguire così, anche perché comunque all'interno delle squadre di oggi, specie del campionato italiano, questa è una mia opinione invece, non una notizia, secondo me però è impossibile prescindere dalla valorizzazione dei giocatori, e secondo me è innegabile che, per quanto possa essere inviso a parte del pubblico del Milan, Pioli valorizzi i giocatori dei quali dispone, no? Se noi guardiamo il valore del singolo prima che lui arrivasse, lo guardiamo ad oggi, ci sono molti meriti dei giocatori che in alcuni casi sono dei fuoriclasse, ma ci sono anche molti meriti dell'allenatore. Pensiamo a Tonali la passata stagione, per cui sicuramente piuttosto che fare un salto nel buio, insomma, se hai una cosa che parzialmente ti sembra funzionare, che un anno ha funzionato molto bene al punto che hai vinto lo scudetto,
tendi a mantenere le cose come stanno e a cercare di implementarle e di migliorarle. Per cui la visione di Furlani è questa. Io non sono sicuro, anzi penso che non sia però l'unica visione decisiva all'interno del Milan per andare a prendere poi quella definitiva che, da quanto so, verrà presa alla fine di questo mese all'incirca, comunque dopo il mese di aprile. Gianluigi, invece io ti chiedo, se non dovesse rimanere Pioli, qual è l'opzione secondo te più vicina, più possibile sulla panchina del Milan? Guarda, ti dico, a me hanno parlato, vabbè, al di là dei discorsi legati al preferito della tifoseria, no? Mi sembra di percepire che sia Antonio Conte, che però andrebbe a comportare una vera e propria rivoluzione dal punto di vista dell'impostazione aziendale del Milan, perché questo comporterebbe un ingaggio dall'allenatore molto pesante, comporterebbe la rinuncia da parte di Pioli, o comunque l'esonero di Pioli che ancora ha un anno di contratto, degli investimenti rilevanti sul mercato, e secondo me insomma non è, per usare un eufemismo, il preferito di Furlani. Ecco, per quanto riguarda il resto, a me hanno parlato di piste straniere che il Milan starebbe vagliando, allenatori quindi non italiani ma stranieri che il Milan sta vagliando. Ora, farti dei nomi non sarei preciso nel farteli. Sicuramente di Lopetegui se ne è parlato ed è un profilo che al Milan piace, però non ti posso dire che sia lui la scelta se Pioli va via. In questo momento secondo me la decisione ancora non è stata presa, non c'è un candidato più forte degli altri, o perlomeno se c'è io non lo so ad oggi, 2 aprile. Spero di saperlo il prima possibile. L'ultima cosa che ti chiedo, Gianluigi, invece, se c'è una sorta di candidato per la maglia numero 9 che sostanzialmente smetterà di indossare Olivier Giroud e rimane vacante. Allora, ti posso dire, lì ho cercato di dire, sicuramente Zirkzee è un profilo che piace molto. Da quello che ho capito, il Milan cercherà di far convogliare gran parte del budget che avrà a disposizione, se non tutto, gran parte, sull'attaccante, perché è lì che vuole principalmente rafforzarsi. Zirkzee secondo me è un profilo che piace tantissimo al Milan, sono sicuro del fatto che ci siano dei contatti in corso per questo tipo di profilo, perché è un giocatore che farebbe al caso del Milan, evidentemente, stando alle valutazioni rossonere. Ti posso dire per esempio che un altro nome che era molto in voga nelle passate settimane in cui c'era la sosta era quello di Gyökeres, e da quel punto di vista a me risulta che ci siano stati 0 contatti. Ma 0 proprio, nel senso che comunque lui, si parlava del fatto che, visto che è svedese, allora sarebbe possibile che la clausola da 100 milioni venga ridotta a 50, perché poi ha iniziato a seguire Leao su Instagram o qualcosa del genere, avevo letto una roba di questo tipo, quindi ha un grande rapporto con Leao. Peccato che questa cosa per lo Sporting di Lisbona da 1 a 10 conti meno 15. Il Milan ha avuto, da quello che so, l'opportunità di prendere Gyökeres la scorsa estate, sì, ce l'ha avuta, ha deciso di non farlo perché ha ritenuto eccessivo l'investimento che comportava il suo trasferimento, e adesso presumibilmente non lo prenderà, perché dalla stagione che sta facendo penso abbia fatto 35 gol più 25 assist, sta portando lo Sporting di Lisbona a vincere il campionato. Adesso il costo è inaccessibile secondo me, ma non per il Milan, per qualunque squadra del nostro campionato. Cioè, dovevi prendere il giro prima, Gyökeres, crederci il giro prima. Non era facile farlo, non è che io stia accusando qualcuno di non averlo fatto, ci mancherebbe altro. Cioè, nel senso, probabilmente un giocatore che veniva dalla Championship inglese, nessuno avrebbe avuto il coraggio di presentarlo come nuovo 9 del Milan, come 9 del futuro del Milan, però sarebbe stata la scelta giusta, vedendo come stanno andando le cose. Una scelta complicata ma giusta, che il Milan la scorsa estate non ha fatto, e quindi secondo me l'anno prossimo per fare quella scelta lì devi spendere dei soldi molto più importanti che il Milan non si può permettere, così come, per chiarire ed evitare polemiche, non voglio dire che il Milan non abbia disponibilità economica, tutt'altro, è forse la squadra che ne ha di più a livello di budget per quanto riguarda il campionato italiano, perché le altre devono fare 0-0 o addirittura più qualcosa, il Milan no, ha un budget, però a meno che tu non rivoluzioni completamente la squadra, non fai delle cessioni molto importanti, a quelle cifre là non ci puoi arrivare. Gianluigi, grazie. Ci rivediamo nel caso tra un mese se le decisioni verranno prese. Ciao. Ciao Gianlu. Ciao. Salutiamo Gianluigi Longari di Sport Italia. Saluto